Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video della serie Open Hub in pillole andiamo a vedere insieme gli ultimi elementi che possiamo aggiungere nella nostra sitemap. Questi sono elementi di tipo multimediale perché ci permettono di gestire immagini e video oppure addirittura altri siti internet all'interno della nostra sitemap. Siamo quasi alla fine, abbiamo adesso degli elementi che sono un pochino più multimediali, chiamiamola così. Abbiamo il web view, che non è nient'altro che una finestra in cui possiamo aprire un sito internet e quindi diventa come se fosse una finestra di un browser. Vediamo velocemente un esempio, magari commentiamo tutto il resto così puliamo la nostra sitemap. Quindi io cosa ho fatto? Ho inserito nella nostra web view il parametro URL che mi indica qual è l'URL che dobbiamo visualizzare e l'altezza dell'elemento. In questo caso ho specificato un URL statico, avrei potuto specificare un item di tipo stringa che conteneva l'URL che volevo visualizzare, però il risultato poi praticamente è lo stesso. Quindi salviamo e andiamo a vedere sulla sitemap. Nel mio caso ho specificato un URL di un grafico di Grafana, giusto così per prendere un URL che comunque in questo caso è pubblico su internet e quindi è visibile anche se la sitemap sta girando su una rete che non è quella locale, però in teoria ci si può mettere l'URL che si vuole. È come aprire proprio una finestra browser. Andiamo avanti con l'elemento successivo che è il map view, che permette di visualizzare una mappa e localizzare un punto particolare. Andiamo a fare un esempio, togliamo magari la web view, il nostro item ptloc, magari ve lo faccio vedere perché è una cosa un po' particolare, è un item di tipo location, quindi contiene le coordinate di un certo punto geografico. Anche in questo caso, come nella web view, bisogna dare l'altezza dell'oggetto perché dobbiamo definire quanto deve essere alta la nostra mappa. Salviamo ed ecco la nostra mappa renderizzata col punto che corrisponde al nostro item. Adesso abbiamo l'element type image, visualizza, quindi renderizza sulla sitemap delle immagini statiche. Anche in questo caso possiamo utilizzare un item di tipo stringa che contiene l'URL dell'immagine oppure specificare l'URL direttamente dell'immagine. Prendiamo un esempio, andiamo sulla sitemap, togliamo la mappa, inseriamo la nostra immagine. Io ho preso un URL di un'immagine random che viene generata 200x300 come dimensioni e si può utilizzare un parametro refresh per far sì che la sitemap ogni in questo caso secondo, quindi questi sono millisecondi, ogni secondo ricarica l'immagine. Quindi se noi avessimo un item che varia in continuazione, la nostra immagine ogni secondo verrebbe renderizzata diversa. In questo caso dovrebbe succedere proprio così perché questo qui è un sito che permette di creare delle immagini random tutte le volte che viene richiamato. Quindi salviamo, vediamo la nostra sitemap, ecco vedete che praticamente fa uno slideshow delle immagini, quindi potrebbe essere utile anche nel caso si abbia una videocamera, quindi una videosorveglianza che mette a disposizione l'URL dell'immagine corrente, vedere appunto come varia questa immagine. Abbiamo quasi finito, abbiamo il video, ci permette di renderizzare un video utilizzando un URL statico oppure il valore di un item stringa che deve essere comunque un URL di un video. Andiamo a prendere un esempio, togliamo l'immagine. In questo caso io ho specificato un URL e non ho usato la proprietà item ed è un URL che va sul mio NAS a prendere un video MP4. Salviamo. Ok, e vedete che è partito il video con i controlli classici di un video player. Adesso lo commento perché sennò ce l'ho di sottofondo e andiamo ad inserire l'ultimo tipo di oggetto che è il chart.
quindi la visualizzazione di un grafico. Questo è un oggetto abbastanza interessante perché ci permette di mettere sulla sitemap dei grafici, anche se visivamente non sono molto belli, però è una possibilità in più. Prendiamo un esempio e lo inseriamo nella nostra sitemap. Abbiamo il nostro item, che ovviamente deve essere un item su cui attiva il servizio di persistenza, altrimenti non si può fare il grafico perché non abbiamo dati storici. Poi abbiamo la solita label, l'icona, refresh per riaggiornare in automatico il grafico, period è per definire qual è il periodo che si vuole visualizzare quando si apre il grafico, in questo caso una settimana, si può mettere un giorno, un'ora, quello che si vuole. Il servizio di persistenza utilizzato, se si vuole o meno visualizzare la leggenda. Nel caso in cui il nostro item sia un gruppo che ha un suo valore, gli si può dire di forzare come se fosse un item per vedere sul grafico il valore del gruppo, altrimenti se noi specifichiamo un gruppo nel grafico lui ci fa vedere i valori di tutti i suoi item. E poi possiamo definire anche la formattazione, diciamo, dell'asse delle Y, quindi dell'asse che tiene i valori del nostro item e che ce li visualizza sul grafico. Vediamo cosa succede su questo item in particolare. Salviamo. Ovviamente il grafico è una linea piatta perché il valore è un valore fittizio che vario semplicemente io. Proviamo a vedere. Cliccando sul grafico si va sulle impostazioni un pochino più avanzate dove si può definire anche l'intervallo. In teoria io qualche variazione l'ho fatta nei giorni scorsi, quindi vediamo un po'. Se vado a vedere un mese, ecco, vedete che ci fa vedere le variazioni dell'item. Certo non è bellissimo, forse è meglio se uno usa Grafana andare a infilare con una web view un grafico di Grafana, però diciamo che è una possibilità in più che si può utilizzare in alcuni casi. Bene, detto questo possiamo fermarci qua per questo video. Abbiamo finalmente finito tutta la tipologia di oggetti che le sitemap ci permettono di aggiungere, ce ne sono tante, e in base a come vogliamo strutturare la nostra interfaccia grafica, al tipo di item che abbiamo a disposizione, possiamo scegliere uno o più tipologie di oggetti in base appunto anche al nostro gusto. In questo modo si possono fare delle sitemap anche abbastanza avanzate, mantenendo comunque sempre la leggerezza e la semplicità che le contraddistingue e per le quali io continuo ancora a prediligere come applicazione principale sullo smartphone. A proposito di smartphone, nel prossimo video andremo a vedere come configurare l'applicazione OpenHub su Android e agganciarla al nostro sistema che gira in locale. E vedremo anche come è possibile configurare l'applicazione per far sì che anche quando siamo fuori casa siamo in grado di vedere e comandare i nostri item. Ovviamente c'è il prerequisito che deve essere attivata il cloud di OpenHub tramite il suo particolare binding. Comunque vedremo tutta la configurazione. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!